quel tipo di lavoro, ottenere quell'effetto nei miei pezzi e nel lavoro che faccio. Il tatuaggio per me è un momento di vita. Quando guardo i miei tatuaggi mi viene da pensare al mio passato, a quello che ho affrontato e a quello che sono adesso. È una cosa che nessun altro mezzo, che sia una foto o qualsiasi altra cosa, mi restituisce questa sensazione di appagamento nel momento in cui guardo quello che sono e quello che ho subito nel passato. Questa cosa mi piace, secondo me il tatuaggio è quello, un momento autentico, vero che ho passato. Sono in questo mondo da 20 anni, praticamente, e diciamo ho visto molte evoluzioni, ho visto tanti cambiamenti, tante volte sento anche parlare di un romanticismo legato ad alcuni anni, dove probabilmente la cosa era ancora acerba, nel senso, quando ho iniziato io il tatuaggio era difficile da approcciare per chiunque, perché ovviamente gli studi erano pochissimi, e anzi dovevi trovare il tatuatore veramente appassionato poi della cosa, forse era ancora più difficile perché era un momento in cui c'erano anche tanti scappati di casa. Io penso che il tatuaggio ultimamente abbia avuto un'esplosione positiva, perché comunque qualsiasi stimolo può essere espresso bene, nel senso, io se voglio iniziare ad approcciare questo mondo lo posso fare nel migliore dei modi, anche perché ci sono gli strumenti effettivi per farlo. Detto questo, l'unica cosa che fa poi la differenza secondo me è come ti innamori di questo mondo. Ci sono tutti gli strumenti sia per fare del bene che per fare delle enormi cazzate. Però la base di tutto secondo me è il rispetto di quello che si fa, e lì diventa fondamentale anche guardare verso il passato per vedere che cosa è successo prima e dove si è sbagliato prima, perché anche prima si è sbagliato. Adesso ci sono le possibilità invece per fare le cose al meglio. Nasco prima di tutto come disegnatore, secondo me, prima di arrivare nel mondo del tatuaggio, perché nella mia vita ho sempre disegnato, da che ho memoria, da quando ero piccolo io sono sempre stato attirato verso la matita e il disegno. Sono cresciuto così, esprimendomi così. Nella mia vita ho sempre cercato quella via per potermi esprimere. Sono arrivato poi successivamente, appena finita la scuola, il liceo, a dover cercare un lavoro. E casualmente mi è arrivata la richiesta di uno studio di tatuaggi che cercava un disegnatore. Prima di diventare un tatuatore sono stato un disegnatore per un tatuatore che diciamo era inabile nell'arte del disegno. È iniziato così il mio processo per diventare un tatuatore. All'inizio vedevo questo mondo come una cosa molto strana, perché appunto avendo avuto quell'approccio dicevo ma dove cazzo mi sto infilando? E mi dava una strana sensazione perché non lo conoscevo e non lo capivo. Successivamente poi ho conosciuto un tatuatore serio, un tatuatore di cui ho visto prima i lavori che la persona, che mi ha fatto appassionare a questa cosa, perché nel momento in cui ho visto i suoi lavori ho detto cazzo, si può fare qualcosa di molto bello sulle persone, e vedere la potenza che scaturiva da quei soggetti per me è stato un risveglio, come dire. Da lì ho iniziato a appassionarmi e da lì ho iniziato a tatuare e prendere la cosa molto seriamente. Tant'è che mentre studiavo poi ho iniziato a tatuare, successivamente mi sono affermato diciamo un po' più come tatuatore che come disegnatore. Per anni ho lavorato in uno studio improntato sul tradizionale, quindi il mio modo di lavorare si era semplificato molto. Dopo anni di quel lavoro devo dire che un pochino mi stava stretta la cosa, ed è da lì che
Poi cambiando studio e trovando nuovi stimoli, perché poi sono andato a lavorare con Flavio Cannata, inevitabilmente ho dovuto cambiare ancora approccio nel mio lavoro, valutando quello che stavo facendo insieme a lui, grazie anche a lui, siamo giunti alla conclusione che dovevo intraprendere un altro percorso, e la cosa che mi dava più soddisfazione probabilmente era tornare a disegnare di più, cosa che tradizionale con i suoi limiti ti permette poco. E sono arrivato alla conclusione che dovevo iniziare un percorso sul tradizionale ma sul giapponese, che è uno stile che, oltre ad avere molte connessioni con il tradizionale, mi permette di esprimermi forse meglio in quello che faccio. Negli ultimi anni qualsiasi stile ha raggiunto un picco notevole, perché se guardo il lavoro di 10 anni fa, in generale dei tatuatori, si stava ancora creando un'estetica in generale su ogni stile, cosa che probabilmente con i social o con il fatto che siano usciti libri, il mondo del tatuaggio si è aperto a chiunque, ora è esplosa questa cosa e si sta raggiungendo un livello notevole sotto tutti i punti di vista. Il tatuaggio giapponese invece è stato, probabilmente anche per il fatto, per la stessa chiusura di quello stile rilegata proprio nel Giappone stesso, pur essendo uscita in maniera sporadica dagli anni 90 in poi, ora forse si sta vivendo un momento di riscoperta probabilmente, e tanti tatuatori giovani giapponesi si stanno mettendo anche loro a studiare il tradizionale, e questa cosa è stata di stimolo anche per me per incominciare ad approcciare questo stile, arrivando anche io stesso dal tradizionale, volendo aver maggior libertà di espressione in uno stile, il tradizionale. Per anni ho lavorato a stretto contatto con un giapponese, anzi due, che frequentavano lo studio in cui lavoravo prima, che mi hanno dato un sacco di ispirazione. Loro facevano parte della Horitoshi Family e il loro lavoro comunque rispecchia un canone tradizionale notevole. Ma è stato successivamente, quando ho scoperto i lavori di Ori Uno, che mi hanno aperto uno stimolo per iniziare questo stile, perché vedendo i lavori di quel tatuatore mi sono stati davvero di ispirazione e ho iniziato ad approcciare questo stile con serietà, perché vedendo l'impatto che avevano quei lavori ho detto: io voglio iniziare a fare quel tipo di lavoro, ottenere quell'effetto nei miei pezzi e nel lavoro che faccio. Per anni ho evitato proprio di approcciarmi al giapponese, perché lo vedevo molto irrispettoso e soprattutto non lo vedevo parte della nostra cultura, mi sembrava quasi stupido approcciare una roba del genere. Però poi col tempo ho maturato anche la consapevolezza che ora come ora il tatuaggio è cambiato. Tanti tatuatori fanno tanti stili, è difficile trovare dei tatuatori che facciano qualcosa di veramente autentico per la zona in cui sono cresciuti. Basti pensare, che ne so, appunto, tanti tatuatori approcciano il giapponese, tanti tatuatori approcciano il chicano, altri stili che di fondo non appartengono al nostro paese. E ho avuto sempre questo timore reverenziale verso questo tipo di stile. Poi col tempo ho detto: sai che c'è? Ma chi se ne frega, voglio comunque provare una sfida e vedere se riesco comunque ad ottenere qualcosa da qualcosa che in fondo non mi appartiene, ma che comunque è legata al mondo del tatuaggio, e io voglio contribuire proprio in questa cosa qua, anche da un punto di vista esterno. Se poi funziona, bene, se non funziona almeno ci ho provato e voglio vedere dove si può arrivare. Sicuramente la prendo come sfida. Da quando ho approcciato lo stile tradizionale giapponese ho iniziato anche la ricerca dei materiali per produrre delle tavole che sembrassero autentiche, e da lì è iniziata una ricerca proprio difficilissima, anche semplicemente sul trovare una carta che mi desse la possibilità di fare qualcosa di serio. Ho provato decine di carte e in qualsiasi tentativo o si sbagliava l'inchiostro, o si sbagliava la carta, o si sbagliava la quantità di acqua,
i primi tentativi sono stati veramente disastrosi, però poi andando avanti e scavando a fondo, trovando i materiali giusti, devo dire che sono arrivato a un livello, almeno penso, per me quasi accettabile, tralasciando il fatto che ho ancora da studiare molto ed approfondire il discorso, però almeno sui materiali inizio ad avere una cognizione di causa di quello che sto facendo. Ora devo solo approfondire il discorso stilistico e cercare di creare qualcosa che possa essere autentico, nonostante sia una visione europea della cosa. La passione del tatuaggio giapponese mi è nata proprio guardando dei pezzi storici e vedendo l'impatto che ha sul corpo di una persona. La potenza che ha quello stile penso che non lo abbia nessun altro stile, nel tradizionale, nel tribale, nessun altro stile. Quando ho visto quei lavori lì, vedere proprio quel nero di fondo e come spicca il soggetto, le linee semplici ma di impatto, anche il fatto che sia comunque sporco, il disegno o la costruzione, quella cosa mi ha fatto innamorare di questo stile ed è la cosa che mi piace. Io vorrei proprio che nel mio lavoro, adesso è ancora acerba come cosa, ma vorrei proprio arrivare a quel livello di potenza e riuscire a fare anche un corpo che susciti quelle emozioni non a me ma a qualcun altro, che quando ti toglie la maglietta ti guardano e dicono porca puttana, che cazzo c'hai addosso? Questa roba qua mi piace molto, penso sia pagante come cosa ed è un obiettivo che mi sono prefissato. Prima della pelle c'è una persona che ti sta offrendo il suo corpo e che ti sta regalando un momento molto importante della sua vita, a prescindere da tutto, anche se il tatuaggio ha o meno un significato per questa persona. Questo tatuaggio gli rimarrà a vita. Tutto quello che posso fare è dare la mia esperienza a questa persona, cercando di proporgli il meglio in base a quello che posso esprimere anch'io con il mio lavoro, con il mio studio e il mio approccio a questo mestiere. Penso che il tatuaggio sia comunque uno stile di vita, a prescindere dal fatto che sia anche un lavoro. Però di base per me, prima di tutto, per me il tatuaggio è proprio la mia vita.